Ciao amici, bentrovati sul mio canale YouTube, siete in compagnia di Irene Antonucci e come vedete ho un piccolo riconoscimento, benvenuta alla Terrida! Sì, mi sono trasferita in Colombia e ve ne parlo oggi in questo nuovo video. Eccoci, sì, effettivamente il mio ultimo video risale a circa un mese e mezzo fa. Che cosa è successo nel frattempo? Sono successe un sacco di cose, ragazzi. Per chi mi segue su Instagram o su Facebook o su TikTok, dove magari sono un po' più attiva, sa già di che cosa andrò a parlare oggi. Sì, mi sono trasferita in Colombia. In realtà c'è un video dove vi racconto l'inizio di questo percorso avvenuto a gennaio del 2022 di quest'anno, e questo video lo trovate cliccando su questo link, dove vi racconto l'inizio dell'avventura con la Colombia. Ma facciamo prima un passo indietro. Tutto nasce con la visione della serie La Reina del Flow, che se non l'avete vista vi consiglio di vederla perché è straordinaria. Oltre al fatto che comunque, essendo solo in spagnolo, non è tradotto in altre lingue, vi permette di imparare un nuovo idioma, praticare un nuovo idioma. Così è stato per me perlomeno, e poi allo stesso tempo ho avuto l'opportunità di poter conoscere la gran parte degli attori che hanno lavorato a questa bellissima serie, a cui faccio tra l'altro congratulazioni in questi giorni di Catalina Festival. Insomma, Cartagena è stato un successone per questa serie. A quel punto, niente, in concomitanza a queste coincidenze succede che partecipo al Webfest, Digital Media Fest in Italia, e vinco di diritto con differenze generazionali la serie web realizzata con Gianluca Foresi la finale per il Bogotà Web Fest. E niente, a quel punto mi rendo conto, no Ire, guarda, queste non sono coincidenze. Quando la vita continuamente vi ricorda qualcosa, vi porta a dei segnali che indicano una qualsiasi situazione, un obiettivo, non so, vi danno l'impressione che c'è qualcosa che dovete capire, ecco sì, qualcosa dovete capire sicuro. Nel mio caso era Irene sperimenta, prova nuove avventure, prova nuovi percorsi, buttati a capofitto, perché la vita non è soltanto l'orizzonte entro il quale noi guardiamo e la nostra classica zona di comfort, ma è veramente vedere noi stessi, la crescita di noi stessi in un altro posto e che cosa può accadere. Perciò erano anni che volevo sperimentare in America in generale, però forse insomma il Sud America mi stava chiamando. A quel punto a gennaio le prime 2 settimane sono state di perlustrazione per vedere com'è l'ambiente, se realmente, poi era la prima volta per me che arrivavo in Colombia, se potesse piacermi o meno. E a quel punto insomma ho girato un pochino per alcuni posti, tra cui Cartagena, Santa Marta, Medellin, che è stupenda, e mi sono innamorata della Colombia. Effettivamente ho avuto una conferma venendo qui, ho iniziato a guardare le case, ho iniziato a fare i primi appuntamenti con le agenzie per attori e quindi a maturare l'idea di vivere per un periodo qui. Questo periodo insomma in realtà non è ancora ben definito quanto tempo sarà, quindi seguite questo canale perché qualsiasi domanda inerente a come si vive all'estero, come si fa a ottenere una visa, come si può conseguire i primi appuntamenti di lavoro, insomma tutto quello che vi viene in mente, domandate, sono qui, lo scrivete qui sotto nei commenti oppure mi scrivete in direct su Instagram. In ogni caso vi rispondo o tramite un messaggio, insomma script, oppure vi rispondo direttamente con un video, insomma, per qualsiasi dubbio, perplessità, insomma qualsiasi cosa. Continuate a seguire questo canale, come sempre vi dico, cresciamo insieme ora che siamo anche international. E quindi la cosa che mi ha aiutato è che in realtà ho sempre amato l'accento spagnolo e le sonorità dello spagnolo, e quindi senza averlo studiato in realtà a scuola, ascoltando la musica e guardando le serie televisive, non tantissime per l'appunto, però ho iniziato a parlarlo. Ancora devo migliorare, sto migliorando, ho conseguito un coach che mi sta aiutando in questo percorso, soprattutto nella dizione, esattamente come è stato per il percorso di studio in Italia, per lavorare chiaramente nel cinema e nella televisione, che è importantissimo riuscire a parlare in dizione. Stessa cosa accade con un'altra lingua, insomma ci sono vari accenti del nord, del sud, del centro, il costegno, il paisa, insomma sono tanti accenti, però chiaramente quello
che si predilige è un accento neutro al fine di poter comunque lavorare all'interno della televisione e del cinema qui, considerando che qui a livello nazionale ci sono 2 televisioni principali, ma di tutte queste cose ne parleremo sicuramente in altri video. La cosa che volevo annunciare è che, scusate l'assenza, sono tornata, sì, mi sono trasferita in Colombia ed è nato tutto per seguire comunque un sogno, un'ispirazione, la voglia di sperimentare, di provare, ed è questo il consiglio che vi do. Se vi viene in mente o la vita vi dà un segnale, ascoltatelo, accoglietelo a braccia aperte, perché mal che vada sarà un'esperienza e tornerete con un background maggiore, con un curriculum arricchito, con una nuova lingua, conoscere nuove persone dall'altra parte del mondo, insomma aprire i propri orizzonti, aprire la propria mente sempre e comunque. E così è stato per me. Perciò welcome to Colombia, benvenuta alla territa! Continuate a seguire i video, ragazzi, perché veramente ce ne saranno delle belle, anche perché sto preparando del materiale con nuovissimi video, per esempio alla visita della zona caffettera, stupendo, la cattedrale del sale a Bogotà, insomma una comida tipica della Colombia. Ci saranno un sacco di contenuti dove vi racconto tutto il mio percorso passo passo, perciò non vi perdete nessun video, attivate subito la campanellina e ditelo ai vostri amici, condividete. Un beso a todos mis queridos, los quiero mucho y gracias como siempre. Beso, ciao, ci vediamo al prossimo video.